Buon pomeriggio amici e bentornati! Oggi prepariamo una ricetta dolce davvero squisita. Un dolce tipico delle regioni Calabria e Sicilia. In Calabria li chiamiamo torciglioni alla crema. In Sicilia invece vengono chiamati cartocci e sono farciti con ricotta e gocce di cioccolato. Sono davvero sofficissimi, una nuvoletta di bontà. Prepararli in casa è davvero semplice. Prendiamo una ciotola e mescoliamo 125 g di farina 00, 125 g di farina Manitoba. Aggiungiamo 100 g di acqua, 6 g di lievito di birra fresco e iniziamo a farlo sciogliere bene. Aggiungiamo poi 30 g di zucchero semolato, 4 g di sale, un uovo, amalgamiamo gli ingredienti e dopo un primo impasto aggiungiamo 25 g di burro che ho fuso. Basterà metterlo qualche secondo in microonde. Impastiamo, versiamo sulla spianatoia ben infarinata e diamo delle pieghe al nostro impasto. Naturalmente possiamo procedere anche con la planetaria. Io l'ho fatto a mano così per agevolare anche le persone che non la possiedono. Rimettiamo in ciotola, copriamo con pellicola alimentare e facciamo lievitare al calduccio per 2 ore. Dopo 2 ore l'impasto è più che raddoppiato. Non ci resta quindi che fare le nostre pezzature. Con questi ingredienti otterremo 7 torciglioni. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e a lasciare un like a questo video. Grazie mille! Prendiamo quindi il nostro pezzetto di pasta, lo allunghiamo e rivestiamo un cilindro di alluminio, quelli adatti per fare i cannoli. Lo arrotoliamo intorno al cilindro di alluminio e continuiamo così. Per facilitare la fuoriuscita del nostro torciglione vi consiglio di oliare bene i cilindretti di alluminio. Basterà una spennellata di olio di semi. Quindi lasciamo su una teglia, la copriamo con pellicola alimentare e facciamo lievitare per almeno un'ora al calduccio. Dopodiché prendiamo un pentolino, lo riempiamo con dell'olio di semi e procediamo alla frittura. Lasciamo friggere finché avranno un colore dorato scuro, quasi rossiccio direi. Il cartoccio è pronto, lo facciamo scolare su carta assorbente. Continuiamo così con tutti i nostri cartocci. Se vi va potete seguirmi anche su Instagram, vi lascio i link qua giù nell'info box. Dopo aver eliminato il cilindro all'interno, passiamo il cartoccio in una ciotola con dello zucchero semolato. Facciamo questa operazione quando i cartocci sono ancora caldi, altrimenti lo zucchero non si attaccherà più in superficie. E adesso passiamo alla farcitura. Vi propongo 2 ricette, la prima con la crema pasticcera, che preparo con 30 g di amido di mais, 75 g di zucchero, vanillina, un uovo,
300 g di latte caldo. Portiamo sul fuoco e mescoliamo fino a che la crema sarà densa e liscia. Quindi travasiamo in una ciotola e lasciamo raffreddare completamente. Con questa dose riusciremo a farcire 3 cannoli. Naturalmente di questa dimensione. Per agevolarci in questa operazione possiamo utilizzare una sacca da pasticcere. La seconda farcitura che vi propongo è quella a base di ricotta, zucchero e gocce di cioccolato. Vi consiglio di lasciare la ricotta in un setaccio per qualche ora in modo da eliminare tutta l'acqua in eccesso. Aggiungiamo quindi 4 cucchiai di zucchero e 4 cucchiai di gocce di cioccolato. Mescoliamo bene e farciamo i nostri cartocci da entrambi i lati utilizzando sempre un sac à poche. Come avete visto, realizzare questo dolce è davvero molto semplice. Non abbiamo bisogno per forza di una planetaria, ci basterà semplicemente impastare a mano, avere un pochino di pazienza e poi guardate che meraviglia! Sono davvero dei dolci buonissimi e spero che li proverete e che me lo farete sapere. Se rifarete questa ricetta potete taggarmi anche su Instagram e farmi vedere che meravigliose creazioni riuscite a preparare. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se la ricetta vi è piaciuta ricordate di lasciare un like che è davvero molto importante e se volete potete condividere questa ricetta su Facebook con i vostri amici. Se non siete iscritti, iscrivetevi e cliccate sulla campanella qui in basso a destra. In questo modo, ogni volta che caricherò un nuovo video, riceverete una notifica. Essere iscritti a questo canale è del tutto gratuito ed è un modo davvero molto carino per poter provare nuove ricette ed avere tante idee. Io vi mando un bacione e ci vediamo domani con la nuova videoricetta. Ciao!